Ciao a tutti, io sono Marco e come al solito seguiamo Jerome Powell in live. Ormai sapete che lo seguiamo sempre, ho controllato prima di pubblicare il video, è da settembre 21 che seguiamo ogni volta che Jerome Powell parla, e quindi anche oggi. E la Fed, come assolutamente previsto da tutti, ha fatto pausa, o meglio non ha fatto pausa, ha fatto skip, o almeno questo è il messaggio che vuole passare, perché non alza i tassi, quindi i tassi restano fermi nel range 5-5,25, ma segnala non un rialzo, altri due rialzi. Quindi non soltanto un rialzo a luglio, che questo è, cioè le attese erano queste, che fermasse oggi e segnalasse un rialzo dei tassi a luglio. Invece la Fed segnala due rialzi entro fine anno, quindi a luglio e poi si suppone si fa un ulteriore skip, quindi poi settembre niente e poi di nuovo un altro a ottobre o addirittura a novembre, quindi si lascia spazio per farlo a luglio e dare la possibilità di farne un altro. Ecco, questo è ciò che segnala la Fed e quindi il mercato dice in che senso 2? Noi stavamo prezzando 0 e poi magari iniziare i tagli entro fine anno, invece tu dici che ne fai altri 2, com'è possibile? E quindi ecco, il mercato da un giorno assolutamente verde sta in Nasdaq che è a meno 0,7, meno 0,8, quello che è. Quindi, che cosa fa la Fed? Perché questa storia qua? Beh, controlliamo subito, cioè Powell inizia a parlare tra 3 minuti, come al solito. Ma nel frattempo vi posso appunto condividere tutto lo schermo, come si fa? Si faceva così? Sì. Vi posso condividere tutto lo schermo per farvi vedere che cosa ha fatto la Fed. Allora, questo, no, non questo, via! Questo è il comunicato della Fed aggiornato, in cui sostanzialmente non è cambiato niente rispetto a quello di giugno. Vabbè, è cambiata la data, gli ultimi indicatori dicono che l'economia continua a espandersi, bla bla bla, mantengono i tassi e l'unica frase che è cambiata è questa. Sostanzialmente mantenere i tassi fissi ci permette di sostanzialmente vedere cosa succede, vedere le prossime informazioni e poi decidere l'estensione dei futuri rialzi sostanzialmente. Ma l'estensione dei futuri rialzi può anche essere 0. Quindi in realtà questa frase... Ops, ho mosso la telecamera. Che cazzo? Vabbè. Questa frase è molto più bullish di quanto possa sembrare, cioè sicuramente più bullish di quanto non è invece questo che è il SEP, Summary of Economic Projection, che è cambiato in questo modo qua. Allora, intanto, vabbè, come abbiamo detto, hanno alzato di 50 punti base, quindi di 2 rialzi di tassi, quello che si attendono possa succedere a fine 23 e poi un ulteriore rialzo prezzato nel 24 e un ulteriore rialzo prezzato nel 25, quindi praticamente dicono l'economia è inarrestabile. Quindi hanno aggiunto 0,25 in ognuno di delle proiezioni per i prossimi anni e addirittura per quest'anno, come ho detto, 0,5. E però nessuno si aspetta più recessione. Vedete qua c'era almeno un membro che si aspettava una recessione, quindi GDP che va a meno 0,2. Ecco, ora non se lo aspetta nessuno. Le proiezioni per il GDP di quest'anno sono tra 0,5 e 2. Per l'anno prossimo tra 0,5 e 2,2. Quindi economia decisamente più forte, nessuno si aspetta più recessione, vedete, nessuno della Fed se lo aspetta, e anzi si aspettano crescita quest'anno 1%, non 0,4%. Addirittura 1%. Poi vabbè, hanno abbassato un po' a 24-25 perché se i tassi restano più alti si abbassa il real GDP, in teoria. La disoccupazione non è più vista al 4,5, ma è vista al 4,1 e ok, basta, sostanzialmente l'inflazione la vedono scendere un po' di più, ma principalmente per i prezzi energetici, perché in realtà la core la vedono più alta. Ecco, e questo è il motivo, questo numeretto qua, è il motivo di questo numeretto qua. Cioè loro vedono una core più alta che resta a 3,9 a fine anno e quindi per poterla abbattere devono fare ulteriori rialzi di tassi. Questo è il Summary of Economic Projection, ovviamente, vabbè, qua tutte le tendenze. Questo è il magico dot plot, vedete che quasi tutti sono d'accordo a fare 2 rialzi di tassi. Ovviamente c'è addirittura uno che vuole andare sopra al 6%, probabilmente Kashkari, e vuole andare sopra al 6%, e 2 che vogliono stare tra il 5,75 e 6, quasi tutti, la maggioranza che vuole stare tra 5,5 e 5,75, quindi sono 2 rialzi, 4 che vogliono fare un solo rialzo e 2 che invece vogliono rimanere fermi qua per tutto il resto dell'anno. E poi, vabbè, ovviamente sono un po' più in giro. Powell dovrebbe essere entrato a momenti, però aspetta che devo smettere di condividere questo per condividere solo la finestra dove parla Powell. Sta entrando esattamente in questo momento e vediamo cosa da dire. Select tab, questa è la tab. Non è ancora entrato, Powell è in ritardo, strano. Audio devo abbassarlo un po' così non mi sovrappongo troppo e teniamolo così e vediamo quando decide di entrare. Non c'è audio, non lo sento nemmeno io, quindi al momento non c'è l'audio e Powell è in ritardo. Powell, Jerome, dove sei? Jerome!
Ma perché Powell avrebbe fatto una cosa di questo tipo mentre sta entrando nello stage? Beh, perché deve farlo, perché altrimenti la gente inizia a apprezzare tagli, cioè le attese di inflazione sono quello che contano e quindi doveva essere estremamente negativo nell'SP e nella conferenza per mantenere fisse le attese di inflazione. Ma ascoltiamolo. My colleagues and I remain squarely focused on our dual Squarely mandate to promote focused. maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, Com'è l'audio? Devo abbassare di più il suo? Cosa devo fare? Va bene? Cioè, io parlo addosso a lui, non è un problema, no? Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've Vabbè, come al solito sapete che qua la parte iniziale è noiosa in cui lui legge. Aspettiamo le domande. And potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Perfetto, solite storie. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2% over time. And I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing Va bene. Alza Powell, Powell è più alto. The US economy slowed significantly last year. Non ci sono sottotitoli italiani. Google non traduce in tempo reale. Although growth in consumer spending has picked up this year, Non posso farci niente. activity in the housing sector remains weak. Ma traduco le cose importanti, solo che all'inizio non sono importanti. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Sì. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year. Questo è quello che well vedevamo below the prima. median estimate of the longer run normal growth rate. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. Questo è vero? Cioè, il mercato del lavoro è ancora fortissimo? Low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Va bene. Inflation remains our longer run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 4.4%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the consumer price index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Quello di ieri, sì. I numeri di Inflation has ieri. moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the Inflazione ancora process of alta. getting inflation back down to 2% has a long way to go. Certo, long way to. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile and food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year.
Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected questo è in quello a che broad dicevo, range questa è of l'unica cosa che surveys of conta. households, businesses, and Attese di forecasters, inflazione. as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Va bene, doppio My mandato. colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Perfetto. Domande? As I noted earlier, No. since early last year, Vediamo che dici. we have raised our policy rate by 5 percentage Questo è points. strano. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. Ok. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. Ok. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. Cioè questa parte è strana perché prima mi aspettavo finisse, di solito è lì che finisce lui di chiacchierare e poi passa alle domande, invece questa sta aggiungendo delle frasi, quindi sono quelle che ci tiene di più. Sostanzialmente dice che hanno smesso di alzare perché c'è ancora, ci sono i lag da quando alzano a quando ha effetto sull'economia. Certo, ha avuto già effetto su settori altamente dipendenti dagli tassi di interesse come l'immobiliare, ma non su tutti i settori. Però questo non è che cambia da qua a luglio. Uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25% and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. Ok. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. La domanda è che cosa cambia da qui a luglio rispetto a questa frase? Perché ha detto noi teniamo fermi perché vogliamo vedere nuove informazioni. Ma anche a luglio ci saranno nuove informazioni da vedere. Ci saranno sempre nuove informazioni da vedere. Cioè ogni volta che passa un report dell'inflazione si pensa già a quello dopo. Quindi è una scusa un po' traballante, però vabbè. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. For the end of this year, the median projection is a half percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate. Riascoltiamo. È estremamente bullish questa cosa. I hasten to add, as always, that these projections are not As always, come sempre, queste proiezioni decision or plan. If the economy does not evolve as projected, non sono un piano. the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price. Se le cose cambiano, la strada di queste, la nostra strada di quello che faremo sarà diversa. Se le condizioni economiche che ci aspettiamo non si presentano, non è che dobbiamo per forza alzare. Stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Va bene. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals.
Thank you, and I look forward to your question. Ma il tono non mi sembra cattivo, ma dopo quell'SP non pensavo più cattivo, però continua a sottolineare il totality delle informazioni. Guarderemo tutto ciò che succede, cioè è molto dettagliato nel dire le cose potrebbero cambiare, cioè noi abbiamo dato questo SP, però ti dà 1000 ragioni per dire ma le cose possono cambiare. Questa è la percezione che ho. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. Cosa vi dà confidence per dire ok, facciamo pausa? So, I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes last year, storiella. we said there were three issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of 50 basis point hikes, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. So that the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. Given how far we have come, it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about questo è estremamente bullish. Going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to an every other meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do at this meeting. Cioè nessuno gliel'ha chiesto, nessuno gli ha chiesto nulla su luglio, nessuno gliel'aveva chiesto. E lui ha detto no, io voglio precisare che comunque la decisione è solo per oggi, per la prossima volta la vedremo. Cioè non è che abbiamo deciso che oggi fermiamo e poi rialziamo, no, non è stata questa la decisione. La decisione è stata oggi non alziamo e poi vedremo. Ma sì, ma vediamo. Ma vabbè, si legge un po' tra le righe. Poi è chiaro che se i dati economici escono terribilmente alti si danno la possibilità di alzare, ma al momento è estremamente positivo il fatto che dica ma non abbiamo deciso nulla per luglio, cioè non è che abbiamo già deciso che a luglio riprendiamo, quindi può essere una pausa o uno skip, non è per forza uno skip. E appunto, poi magari non succede niente a luglio, magari devono alzare a ottobre, quindi si tiene la porta aperta per fare tutto e quindi di conseguenza anche per non fare niente. There was no kind of initial debate about the possibility of July, any sense of the initial support Ecco, at this questa è la stage domanda, for vediamo. that move? So again, we didn't make a decision about July. I mean, of course, it came up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July, two things. One, decision hasn't been made. Two, I do expect that it will be a live meeting. Ok? Vabbè, niente. Live meeting che vuol dire? Thanks, Howard Schneider with Reuters. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots, stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation, and I'm wondering, in this sort of, where's the disinflation? Nasdaq verde. Sure. The labor market's going to be stronger, it looks like. It's not coming from there. Demand's not coming down all that fast, according to GDP. You've doubled your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And, all three of those kind of point in the same direction, which is, that perhaps more restraint will be necessary. L'economia è più forte. Last meeting. So, although the level, frankly, is pretty. The level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. The committee has consistently said and believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time.
And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is Solita storia delle tre standard parti, va indicators you bene. can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply conditions, supply-side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, Ok. that's another big piece, Housing. and you are seeing there that Come new solito rents, goods, new cioè leases beni, are immobili coming in e at servizi. low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year will contain a good amount of disinflation from that source, and that's again probably going to Sull'immobiliare, come slower than we would vabbè. expect. That leaves the big sector, which is a little more than half, pardon me, of the of core PCE inflation. That's non-housing services, and we see only the earliest signs of disinflation there. Ah, l'ha detto, li abbiamo visti, è la prima volta che lo dice. Nel meeting del 3 maggio non aveva mai detto che c'erano segnali di disinflation nel core services ex housing. Cioè aveva detto non li vediamo ancora. Qua abbiamo detto, abbiamo iniziato a vedere i primi i segni di disinflation, che è vero, perché le ultime due letture dell'inflazione, cioè core services ex housing sono tipo 0,2%, estremamente in linea. Ma lo ha detto. It's a sector, it's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive. And I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen, I could go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. It would be a labor market that's loosening. It would be goods pipelines getting healthier and healthier and that kind of thing. But the things are in place that we need to see, but the process of that actually working on inflation is going to take some time. Ha detto, sì, per riportare l'inflazione al 2% dovremmo vedere un po' cioè il mercato del lavoro che si tranquillizza, che effettivamente stiamo vedendo. Sì, poi in realtà tutte le cose che dobbiamo vedere per avere un'inflazione che torna al 2%, sì, effettivamente la stiamo vedendo, ci sono tutti i segnali che portano in quella direzione. Uno come fa ad ascoltare Powell ed essere orso? Uno mi può spiegare come fa? O legge, e se legge magari non capisce, ma basta ascoltarlo. Come si può essere orsi ascoltando Powell da novembre in poi? Non lo so. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Nick T. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus just hiking now? I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? Cioè, perché non togli il cerotto e alzi subito se invece pensi di dover alzare, ma oggi stai fermo? Cioè, non è che perdi peso soltanto comprando l'abbonamento in palestra, ma devi anche andarci in palestra. Nick T è così geniale, bellissimo. So first I would say that the question of speed is a separate question from that of level. Okay, so and I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual. It's really accumulation of our individual estimates of velocità e livello sono due cose diverse. Va bene. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting. It's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to moderate the pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions and try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we make our decisions going forward. And we'll get to see, we don't know the full extent of the consequences of the banking turmoil that we've seen. Ancora il banking, già passato ormai. We don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfold. I mean, it's just the idea that una scusa ormai. we're trying to get this right. And this is, if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, Oh! The skip, I shouldn't call the skip. Sapete chi ha dato il nome skip? Nick T. Nick T, che gli ha fatto la domanda, si è inventato la parola skip. Lui ha detto the skip. E poi, non dovrei dire the skip. Perché? Perché probabilmente è Jerome Powell che ha scritto un messaggino a Nick T. Usa la parola skip, ci abbiamo pensato 2 mesi, usala, guarda che bella che è. Decision makes sense.
Però il fatto di non dovrei usare la parola skip vuol dire che non abbiamo deciso niente per luglio. È un sottolineare che non abbiamo deciso niente. Cioè, sono queste piccole cose, perché skip, che è quello che aveva scritto Nick, vuol dire pausa adesso e poi a luglio. Qua ha detto, no, ma non dovrei usare skip. Cioè, poi l'idea del abbassare il livello, cioè la velocità con cui si fa il rialzo, perché prima 75, poi 50, poi 25, poi non è che puoi fare 12,5 come dicevo nel video che avevo postato giovedì, venerdì, quello che è stato. Non puoi fare 12,5, quindi fai 0 e poi 12, e poi 25 e quindi la media è 12,5, ma se fai 0,025 e poi la media diventa 0,08. Però a quel punto perché non fai 0,00 e poi 25 e quindi in quel modo lì la media diventa 0,06 e poi alla fine a un certo punto la media diventa 0 e sei a posto, no? You said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause? Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think it's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you can from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. Guarderemo un We'll look sacco at di all cose. the data, the evolving outlook, Tutto. and we'll make a decision. Tutto, guarderemo tutto, per decidere se è uno skip o una pausa più lunga. Cioè, il fatto che non dica che è uno skip, ma che potrebbe anche essere una pausa più lunga, e allo stesso tempo fanno un SCP che dice 2 rialzi, una delle due non va, cioè, ok. Thanks for taking our questions. Gina Smiley, New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, marked up the path for inflation pretty notably. I wonder, since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal? Ancora più alto. This cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and also the outlook. The economy the labor market, I think, has surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. And il mercato del lavoro è fortissimo. it's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving it. It's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher, and there's really no way to know. But it is Potrebbe it's what essere people più think alto, as più of basso. today. And as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place, but it really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. No, aspetta, devo risentire. Ever have a lot of confidence that we can see really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Cioè, perché io pensavo di aver capito male, ma in realtà avevo capito benissimo. Non posso dire di avere così confidence nel dire dove saranno i tassi da così avanti nel tempo, che poi così avanti nel tempo vuol dire tra 6 mesi, cioè tra 4 meeting. Non posso avere la confidence, cioè non posso essere così sicuro di dove saranno i tassi. Sì, ok, va bene. Il che vuol dire che i 2 rialzi sono un po' buttati randomicamente, se non posso avere nessuna idea di dove saranno i tassi. No, se dici che fai 2 rialzi ne sei convinta, no? Mr. Chairman, thanks for taking my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? And also, could you give us an idea of what would be a sufficiently restrictive funds rate? Obviously the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Is it No. 5.6? Is it 6 weeks, or sufficiently restrictive? Thank you. Che domanda stupida. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates effectively zero now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes, I think we've moved much closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that
that the risks to inflation are to the upside still. So we don't Okay, think we're there with questo inflation bearish. yet, because we're just looking at the data. And if you look at the bearish. at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. Sufficiently, so I think. Cioè, praticamente sì, sufficiently restrictive è proprio esattamente il punto di mezzo in cui fare troppo, fare troppo poco sono all'equilibrio. Cioè il rischio di fare troppo e il rischio di fare troppo poco sono all'equilibrio. Adesso non sa se siamo lì. Però il fatto è che la parte bearish è che dice al momento vediamo ancora i rischi dell'inflazione al rialzo. Cioè, se dovessi decidere è più probabile che veniamo sorpresi al rialzo dall'inflazione o al ribasso, è più probabile al rialzo. E di conseguenza bisogna avere, c'è il bias di dover alzare i tassi se c'è più probabilità di vedere inflazione più alta. Questo è un po' più bearish, ecco. Però spiega il motivo per cui l'S&P è così alto, perché al momento percepiscono il rischio dell'inflazione al rialzo, che è giusto così. Cioè con questa frase, comunque, in generale questo meeting rafforza l'idea di ok, forse ci siamo, però dobbiamo vedere le attese di inflazione stare lì. Cioè, se l'inflazione sta come è adesso, va bene. Il punto è che magari rischia di accelerare di nuovo. What we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. That's what we want to see. Of course, that's what we want to see. And I think it's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, with more data over time. Va bene, more data. Ci saranno sempre nuovi dati, sempre more data. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I Vediamo. wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would hike again throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? Yeah. Bella domanda, cioè quando pensi che vedrai gli effetti dei lag della politica monetaria? Cioè, ok, hai alzato i tassi, poi sappiamo tutti che ci mettono un po' di tempo per manifestarsi nell'economia reale. Quanto tempo? Come fai a vederlo? Hai qualche indizio? So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Sì, questa qua è letteralmente una citazione di Friedman, cioè Milton Friedman citazione. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer. And you can pretty much find research to support whatever answer you would like on that. So there's not any certainty or... Puoi trovare ricerche ha letteralmente detto, riguardo a questo, puoi trovare qualsiasi ricerca che dica qualsiasi cosa tu voglia farti sentire dire. Quindi esattamente non si sa niente. Confirmation bias puro. Ognuno che dica i variable lags durano tot o tot o tot sta semplicemente portando avanti la sua causa e non c'è una reale risposta al momento. Agreement in on how long it takes. So, and that makes it challenging, of course. So we're looking at the calendar, we're looking at what's happening in the economy, we're having to make these judgments. And again, it's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate. I can't point to an ultimate endpoint. I can't point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, really, really flattening out reliably and then starting to soften. I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. Cioè, prima o poi vedremo effettivamente l'inflazione arrivare dove vogliamo e tutto sarà a posto. Ma appunto, aspettando un po', facendo questo skip, evitiamo il rischio di alzare troppo. Quindi prendiamoci un po' di tempo, vediamo. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents for March and how you're questa è una bella teasing domanda, that ma non c'è apart niente. from these lag effects. Nulla. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. And that's something we're going to be watching, of course. And if we were to see
what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Non c'è niente, nulla. Le banche non hanno influito. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now housing prices. And then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question, why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not simply Bella domanda. even more time? Or, Bella domanda. I mean, it's surprising to see so much hawkishness in the dots, given what we're seeing recently. Cioè, considerando i dati recenti, considerando quello che ci dici, perché avete detto 50 punti base di rialzo? Cioè, perché siete così falchi nel S&P, ma poi né i dati né quello che stai dicendo supportano la cosa? Remember, we're 2.5 years into this, or 2.25 years into this, and forecasters, including Fed forecasters, have consistently thought that inflation was about to turn down, and traditionally, typically forecasted that it would, and been wrong. So I think if you look at core PCE inflation overall, look at it over the last 6 months, you're just not seeing a lot of progress. It's running at a level over 4.5%, far above our target, and not really moving down. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do, we want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course, but we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to moderate somewhat the pace with which we're moving. Minimum damage to the economy. Minimum damage to the economy. Sì. Avete presente che tutti quanti dicono la Fed dovrà distruggere il mercato del lavoro, vogliono vedere la disoccupazione salire perché altrimenti l'inflazione non si bloccherà mai, eccetera, eccetera. No, vogliamo arrivare al 2% col minimum damage to the economy, danno minimo che possiamo fare all'economia. Che cosa vuol dire? Tradotto, possiamo anche aspettare un po'. Possiamo aspettare. Cioè se appunto le attese di inflazione stanno fisse e nessuno si aspetta inflazione che esplode come ci si aspettava l'anno scorso, se anche sta al 3% va bene, se anche sta appunto un po' sopra va bene, basta non fare troppi danni all'economia. Minimum damage to the economy. È una cosa che per molti sembra assurda, ma è abbastanza banale che non vogliano distruggere l'economia. Se possono, se c'è la possibilità. L'anno scorso non sembrava esserci questa possibilità, perché era estremamente forte tutto. L'economia, il mercato del lavoro, l'inflazione. Ora non è più la situazione dell'anno scorso. Cioè l'economia va, ma l'inflazione non è così forte e quindi non ha senso distruggere tutto. Però appunto, come ha detto lui, è da oltre 2 anni che gli economisti tutti fanno stime e poi sono puntualmente sbagliate. Quindi ci diamo la possibilità di alzare ancora, perché ok che le attese sono per un'inflazione che sostanzialmente se n'è andata e che banalmente va a calmarsi sempre di più, però è oltre 2 anni che le stime sono sbagliate. Quindi se le stime fossero ancora sbagliate, ci diamo la possibilità di alzare. Però minimum damage to the economy. Quick follow-up. I mean, the last press conference you mentioned you didn't see wages driving inflation, and there was some research from the San Francisco Fed suggesting wages aren't necessarily a key driver. But you talked about the labor market today and the need for softening. Can you give us a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point? Bellissima domanda sul mercato del lavoro. So I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that the overall picture is that at the beginning, in early 2021, inflation was really coming from very strong demand largely for goods. People were still at home, they had money in the bank, and they wanted to spend. They spent a lot on goods, and of course at the same time, and because of that high demand to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up, inflation went way up. So that was the origin. It wasn't really particularly about the labor market or wages, but as you moved through 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be important, an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So and that's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think. Riascoltiamo. That's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think.
è very consistent with what I would think. Cioè il paper di Bernanke, che sostanzialmente è un ex chair della Fed, diceva che in realtà non ci sono così forti segnali che dicono che l'inflazione è estremamente guidata dai salari. Cioè non è un'inflazione dovuta al rialzo dei salari, ma il rialzo dei salari è dovuto all'inflazione. Quindi questo spezzava un po' il classico tema della spirale prezzi-salari e spezzava un po' l'idea della curva di Phillips. Ed è un paper di Bernanke uscito qualche settimana fa, appunto. E Jerome ha detto che si trova d'accordo, cioè quindi che non è così vero che sono soltanto i salari a spingere l'inflazione. Quindi i salari sì, stanno scendendo lentamente, ma non sono così importanti per l'inflazione. Questo vuol dire non dobbiamo distruggerli, non dobbiamo distruggere il mercato del lavoro per vedere i salari sottoterra per poter calmare l'inflazione, perché Jerome si affida al paper di Bernanke e dice ma in realtà non ci sono segnali che dicono che l'inflazione è dovuta ai rialzi salariali, ma è viceversa, i rialzi ci sono per l'inflazione. Incredibile, incredibile! Non ne parlerà nessuno di questa cosa. Nessuno. Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today, and that we would get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to, time or data? In other words, if nothing much changes, Okay, we're looking at bella the domanda. same sort of labor Oggi market, the sono same bravi. sort of inflation levels in July or in September or November. Will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement, or would it be a reversal in inflation? Bellissima domanda. So I don't want to deal with hypotheticals about different ways the data might move out. So Okay. we of course we don't go out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and Non vogliamo sorprendere i mercati, ma vogliamo fare la cosa giusta. Quindi se i mercati si aspettano una cosa, la facciamo. that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July meeting will be live, and we'll just have to see. I think you'll see the data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make a judgment. Well, do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on your threat of additional movement, or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? You know, I think if you look at Vabbè, non si può sbilanciare. if you just look at, I'll just point you to the forecast. So inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5%, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. So, You know, we do try to be. Che sorrisino ha fatto reaction dicendo function. so? We're committed to getting inflation down. Vai, And, il linguaggio that's del the corpo number one clamoroso. thing. So that's how I think about it. So, Victoria Guido with Politico. Could you talk about Nasdaq più 0,5. the Orsi! balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. Okay. I think we all saw it. I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they are going to watch carefully for that. So Questa frase l'ho messa anche nel mio Discord. Non penso nessun altro ne abbia parlato, ma io ce l'avevo. that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated. Stiamo partendo da un very high level of reserves. Cioè le banche hanno, secondo Jerome, tantissime riserve. Cosa? Questo è inaspettato, ma cosa dice? Tradotto, il QT può andare avanti per un bel po', abbiamo un sacco di riserve ancora nelle banche. Ma questo è inaspettato perché siamo vicini a quello che secondo molti analisti è il minimo livello di riserve che le banche dovrebbero avere per non avere problemi. Jerome invece dice no, abbiamo un alto livello di riserve.
Perché probabilmente per Jerome riserve e reverse repo vanno sommati e quindi devi contare la loro somma come riserve generali nel sistema. E in quel caso hai oltre 2000 miliardi in più nella reverse repo che pian piano usciranno, eccetera, eccetera. Incredibile, affermazione incredibile. Or RRP to take up for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. So Incredibile, that's incredibile. That's the treasury part of the answer. Affermazione incredibile. We will of course continue to monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So No. we have a number of, I would say, the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term. Bellissimo, bellissimo. Cioè, sostanzialmente, volendo potremmo anche abbassare, cioè ne abbiamo parlato in passato, volendo potremmo anche abbassare i tassi del reverse repo in modo da forzare i soldi a uscire dal reverse repo per stare nelle banche, quindi avere riserve più alte, o per fare altre cose, tipo ad esempio il TGA adesso che il tesoro deve riempirlo, eccetera, eccetera. Però dal momento non serve, cioè abbiamo anche altri tool, ma al momento non sembra uno strumento che toglie via le riserve dalle banche, non sembra uno strumento una facility che è così dannosa, quindi non serve per forza svuotarla istantaneamente. Piano piano si andrà a svuotare, certo, ma senza fretta. Questo è strano, cioè sono sorpreso. Janelle Marte with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecast, and how does it factor into monetary policy? So certainly housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places that's either helped by low rates or that is held back by higher rates, and we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. We're watching that situation carefully. I do think we will see rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. Do you think you'll have to target that with further rate increases? Well, I think we look at everything. We don't just look at housing. So I think, the way it works is individual participants sit in their offices all over the country and they write down their forecast, and including their most likely forecast, including their rate forecast, and then they send it in on Friday afternoon, and we accumulate it, and then we publish it for you. So that's how they do that. Well, I don't know that housing is itself going to be driving the rates picture, but it's part of it. Vabbè, comunque sì, l'immobiliare ha un po' preso vita ad aprile negli Stati Uniti, ma è estremamente stagionale, cioè l'immobiliare in generale, penso, negli Stati Uniti ci sono i dati a supporto, in Italia non li ho trovati, ma abbastanza comprensibile, da aprile a settembre è stagionalmente più forte, cioè i prezzi immobiliari fanno così, poi ad aprile si rialzano, giugno fanno un picco, tornano giù e poi l'anno dopo fanno esattamente questo trend. Ovviamente il trend di base è sempre il rialzo, almeno negli Stati Uniti, ma all'interno dell'anno c'è questo trend. Perché? Perché la gente vuole comprare in primavera e estate e la gente non vuole comprare in autunno e inverno e la gente non vuole vendere in autunno e inverno, quindi cioè chi vende in autunno e inverno è un venditore forzato e quindi ha più fretta di vendere e quindi abbassa i prezzi e quindi si vede questo trend. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about, in the past, about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be $2.8 trillion in 10 years. The CBO also says the federal debt will be $52 trillion by 2033. Okay. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility? Because I'm assuming monetary Troppo policy debito. cannot Va bene, vediamo handle questa alone the domanda. inflation or keep that inflation in check with the higher level of spending. I don't do that. That's really not my job. We hope and expect that other policymakers will respect our independence on monetary policy, and we don't see ourselves as It's not my job. The judges of appropriate fiscal policy. I will say, and many of my predecessors have said, that we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But I think trying to get into that with lawmakers would be kind of inappropriate, given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing come down the pike? No, under no circumstances.
È bello strong questo, cioè appunto il tesoro ha un deficit estremo fino al 2033 e sostanzialmente il debito pubblico dai 31 miliardi, 32 miliardi di adesso, mila miliardi di adesso dovrebbe arrivare a 50 e lui fa vabbè non è non è il mio lavoro spiegare a loro che devono fare e il follow up della domanda era ma avete mai parlato del fatto che forse sarà la Fed a doverlo comprare questo debito? E lui fa no, in nessuna circostanza. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? You know, I would just say it this way. I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. In a way, a strong labor market that gradually cools could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is though simply this: we see the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%. And we'll do whatever it takes to get it down to 2% over time. That's our plan. And you know, we understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy, and you should understand that that is our top priority. Just a quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? Che domanda stupida. You know, if you look 2 or 3 years out with the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight on. Cioè, è nuova questa, deve essere nuova. Because they're so highly uncertain. But what they're showing is that as inflation comes down in the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up. Oh, so just to maintain a real rate, the nominal rate at that point, 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, you know, since we're probably going to we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive and significantly so for us to get inflation down, that probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking about a couple years out. I think, as anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year, nor do I think it is at all likely to be appropriate if you think about it. Inflation has not really moved down. It is not so far reacted much to our existing rate hikes, and so we're going to have to keep at it. A questo sicuro il mercato dicendo è stato molto determinato a dire non ci sono tagli, è assolutamente impossibile vedere tagli nel 23, non sarebbe minimamente appropriato, nessuno pensa che possa succedere, l'inflazione non ha fatto i progressi necessari per i tagli, bla bla bla. Ma la domanda della signorina sveglia era perché cioè, l'inflazione sarà ancora sopra target l'anno prossimo, però i tassi inizieranno a scendere l'anno prossimo. Come mai? Perché l'inflazione scende e i tassi reali sono l'unica cosa che conta. Il tasso che conta è la differenza tra tasso nominale e inflazione. Questo è importante. Se l'inflazione scende e tu mantieni fisso il tasso, stai alzando il tasso reale. Invece, se vuoi avere il tasso reale fisso, devi seguire l'inflazione nella discesa. Non è molto difficile, basta semplicemente aver seguito e aver capito un po' di come funziona la Fed. Invece probabilmente quella non lo ha fatto. Sorry, thank you. Hi, Chapel. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? So we are, of course, worried about. There are long-standing differences in ratio. Cioè, hanno tenuto i migliori all'inizio, che sono tutti quelli soliti che conosciamo e sono bravi, gente che scrive sul Wall Street Journal, che ha i programmi su CNBC e su Bloomberg, e adesso compare gente a caso che fa questa domanda. Ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is for us a broad and inclusive goal. And so we do watch that. But remember,
all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic lows, historic modern lows here. So we're still talking about, I mean, what is as strong a labor market as we've seen in, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 3/10 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low. And so it's a very, very tight labor market. Va bene, mercato del lavoro è estremamente forte. Ha risposto di quella I domanda want lì. to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how. Però sì, le ultime due domande sono un po' più bearish. Back up. We haven't quite seen the slowdown in rents show up in CPI yet, and we did hear Governor Questa è Waller nuova. talk about how an uptick in housing might mean that there's not going to be as much relief coming or a shorter bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, as a factual matter, that's correct. We do need to see, rents bottom out here or at least stay quite low in terms of their increases, because we want the, we want inflation to come down, and rental is a very large part of the CPI, about a third, and it's about half of that for the PCE. So it's important, and so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at core inflation over the past 6 months, year. You're just not seeing a lot of progress, not the kind of progress we want to see, and Anche questo bearish. it's hard to avoid that. And people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and it's doing that again. So we see that. Questo and, sì, bruttino. we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more. And so that's why you see the SEP with where it is. Could you also talk? Sì, cioè sostanzialmente di nuovo sono state riviste al rialzo cioè le stime di inflazione, non le attese, le stime di inflazione, cioè ciò che la Fed si aspetta per fine anno. Quindi il fatto che per 2 anni continuamente rivedi il rialzo, cioè ogni volta che scrivi un SEP la proiezione della core PCE, inflazione, è sempre più alta, non è un bellissimo trend, quindi anche questo è un po' più orso. Ma infatti il Nasdaq è tornato rosso di poco, mi sembra. No, adesso è verde di nuovo. Vabbè, insomma, era tornato un po' rosso e adesso di nuovo un po' verde. Però appunto era arrivato anche a più 0,5, secondo me gli ha mandato un SMS dicendo sì, senti, stai mandando un po' troppo sui mercati, e ha iniziato a essere un po' più bearish nelle risposte, ma non particolarmente, non troppo. Given the recent slowdown in core services excluding housing, how far you think wages might need to fall in order to get inflation back in line? Non rispondo. Wages will continue to increase. So we what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% inflation over time. And so I think we've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not sure, but highly elevated levels a year or so ago. È tornato they're moving back down, but quite gradually. Colomba. And we would want to see that process continue gradually. Of course, it's great to see wage increases, particularly for people at the lower end of the income spectrum. But we want that as part of the process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed income are hurt the worst and the fastest by high inflation. Sì, vabbè. Niente di che, già le cose dette. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked Questo fa sempre domande puntigliose. the labor market, and there's strikes now in Hollywood, and now the United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers, workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. So the topic of wages in the labor market and Bellissimo. dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions as anything. I mean, it's very, labor economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate, so we spend a lot of time talking about that. I think, there are structural issues that are really not for the Fed, and so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on, but we're not involved in Non ci discussions frega niente degli scioperi. over strikes and things like that. Ovvio. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about, most folks would say now, it wasn't really about wages at the beginning, and it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Vabbè, niente, non ce ne frega molto Thank you, degli Mr. scioperi. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk, now that we're about 3 months past the failure of Silicon Valley Bank, and also specifically, what are the risks Le banche associated with non- commercial real estate as well as non-bank financials, and could you further elevate those risks with higher still rates, possibly for longer? Vediamo che dice. Domanda un po' vaga.
I'm trying to think where to start. I'll start with commercial real estate. We, of course, we're watching that situation very carefully. There's a substantial amount of commercial real estate in the banking system. A large part of it is in smaller banks. It's well distributed. To the extent it's well distributed, then the system could take losses. We do expect that there'll be losses. Ci aspettiamo perdite dai commercial real estate, però le banche dovrebbero sopportare perdite, insomma. There'll be banks that have concentrations, and those banks will experience larger losses. So we're well aware of that. We're monitoring it carefully. Okay. It feels like something that will be around for some time, as opposed to something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financials, è una cosa che andrà sector, per un po'. Cioè non è un evento. Cioè non è un evento di punto, ma è una roba che continua nel tempo. In the pandemic, it really was the non-bank financial sector where issues really arose, and there's a lot of work going on with the administration, in particular, leading that to try to address issues in the treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks, actually bank holding companies and some banks. So that's really our main focus. In terms of the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. Our job generally involves worrying about a lot of things that may go wrong, and that will include the banks. It might be hard for me to identify something that we don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully. And as we see things unfold, as we see what's happening with credit conditions and also all the individual banks that are out there, we'll be able to take, to the extent it's appropriate, we can take, if there are macroeconomic implications, we can take that into account in our rate setting. And so I guess that's what I would say. Vabbè, sapevo che era una domanda vaga. Further exacerbating those issues if you get up to another 50 basis points? So that's, and I guess I meant to address that by saying, as we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of tightening of conditions that you could be referring to, then we can factor that, because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability as well, and that also is a factor that we're always going to be considering. Thank you very much. Thank you, Jerome. Thank you, Jerome. A posto. Torniamo a me con la domanda di Giusa, che ringraziamo per la donazione di 2 euro. Che domanda vorrei fargli io? Ma in realtà gliel'hanno fatta. Per la prima volta da un bel po', sono molto contento delle domande che hanno fatto, soprattutto all'inizio, perché hanno chiesto della reverse repo, che è estremamente importante, hanno chiesto delle riserve, che è estremamente importante, e quindi questo principalmente. Il quantitative tightening continua assolutamente in background. No, forse appunto avrei fatto il follow up sulle riserve, gli avrei chiesto se appunto una conferma del fatto che lui considera riserve e reverse repo come insieme, e che la loro somma deve essere indicativamente tra l'8 e il 10% del PIL americano, che questa è la stima più attendibile che abbiamo, e avrei voluto sapere se lui concorda, però tendenzialmente mi pare di sì, da come parla mi pare di sì, perché se dovesse essere soltanto riserve 10% del PIL, o tra l'8 e il 10% del PIL, siamo messi male, perché siamo più o meno all'8,5%, siamo lì. Se invece è riserve più reverse repo, che deve essere tra l'8 e il 10%, abbiamo ancora di strada per fare quantitative tightening. E questo è un dibattito molto acceso tra gente all'interno della Fed o ex dipendenti Fed, che appunto leggo ogni tanto su Twitter. Per alcuni il reverse repo non va considerato nelle riserve, per alcuni sì, e avrei voluto sapere cosa ne pensa Jerome. Però Jerome ha già dato un sacco di indicazioni oggi, tantissime, e il fatto che concorda col paper di Bernanke sulla situazione dei salari è estremamente importante, di cui nessuno parlerà. Il fatto delle riserve è estremamente importante, di cui nessuno parlerà. Di quello che tutti parleranno è: oh mio Dio, la Fed farà altri 50 punti base. No, perché ha detto 1000 volte che in realtà è una proiezione per come stanno le situazioni adesso, c'è paura che l'inflazione possa riaccendersi, e quindi mettiamo le mani avanti dicendo forse le facciamo. Ma uno, non ha confermato lo skip, anzi ha specificatamente detto non dovrei usare la parola skip, e quindi ha detto vabbè, per ora pausa, poi vediamo. Però appunto la prima mezz'ora in generale, i primi 30-35 minuti della conferenza, estremamente tori, estremamente bullish, estremamente colombe, cioè uno non può, come si fa a sentire quelle parole di Powell con quella espressione facciale e poi essere negativi? Cioè manca un pezzo, c'è qualcosa che non va, o qualcuno sa qualcosa che nessuno sa, né Powell né nessun altro, oppure è strano.
è strano, come si fa? Cioè, le parole sono estremamente chiare, ok, non estremamente chiare per me, che tipo è la 20ª live di fila che faccio di Powell e me lo sogno la notte tra un po'. Però, se uno legge tra le righe, non ci sono grossi motivi per essere pessimisti. Chiaro che tu, appunto, nell'SP devi mettere proiezioni al rialzo, devi dire, ok, faremo altri tagli di tassi, perché? Perché devi farlo, altrimenti le attese di inflazione si alzano, perché poi magari crei un wealth effect troppo gigante, perché magari il mercato già sta correndo troppo, magari continua a correre troppo e crei un wealth effect troppo gigante, la gente ricomincia a spendere, si rialza l'inflazione dei beni, perché al momento l'inflazione dei beni è a posto, e non sei ancora in disinflation completa, perché ti manca il rollover dell'immobiliare, e che ci mette un po', è solo questione di tempo, e ti manca un pochino sulla core, che ricordiamo la core è arrivata al massimo a settembre, mentre l'inflazione CPI intera il suo massimo l'ha avuto a giugno, e quindi questo mese in corso, e quindi con la lettura del 12 luglio, sarà bassa per forza, perché vai a confrontare col picco. Il picco della core è arrivato a settembre, quindi il grosso calo nella core inizierai a vederlo dalle letture di ottobre. E quindi sì, cioè, vabbè, cioè uno può continuare a essere orso, eccetera, però basterebbe ascoltare, cioè, non capisco, o sono io l'unico scemo che magari interpreta cose dove non ci sono, oppure Powell è abbastanza esplicito tra le righe, quindi forse dovrei dire implicito, però si capisce, cioè non mi sembra di inventarmi cose. I mercati come la prendono? I mercati mi sa che mi danno abbastanza ragione, perché dopo l'S&P, da Nasdaq che stava a più 0,5, è arrivato a meno 0,7, meno 0,8, è tornato a più 0,5, era a più 0,3, adesso è a più 0,1, comunque sta attorno lì. Ovviamente nell'ultima mezz'ora di mercati può succedere di tutto, ci sono un sacco di ribilanciamenti a livello di flow per i volumi, cioè per il VIX, per un sacco di cose che possono succedere da un punto di vista proprio di flussi monetari, di tecnicismi. Però non mi sembrava un meeting estremamente negativo. Quindi, certo, come ho detto anche nel video scorso, nelle prossime settimane ci può essere una frenata, ci può essere un meno 3, meno 4, meno 5% per mille altre cose, appunto c'è il TGA che va ricostruito, ci possono essere un po' bisogna fare un po' di pricing per questi tassi che forse saliranno, però non mi sembra un Powell cattivo, cioè c'è una netta differenza tra questo Powell e il Powell dell'anno scorso, cioè andate a vedere il meeting di Powell di giugno dell'anno scorso o di maggio dell'anno scorso, che ovviamente potete trovare nel mio canale, ho fatto anche la playlist perché ormai diventa un appuntamento fisso. Guardate quelli con la live di oggi, la live di maggio, la live di marzo, gennaio. Novembre è stata l'ultima che era un po' così, ma già a novembre si iniziavano a intravedere spiragli, ma le ultime 4 non c'è niente che sia falco, cioè un pochino, ma se uno guarda bene è estremamente ottimista, le attese di PIL continuano a salire, eccetera, eccetera, cioè potremmo andare avanti all'infinito. Comunque, vabbè, questo è tutto. Dove caricheresti 15k vinti a poker con i mercati alti? Domanda da fare a Jerome, è una battuta divertente per chi è nel Discord sotto. Sì, Powell è tranquillo in base a quello che succede. Assolutamente, appunto non ci sono dati macro negativi, è da aprile che va tutto, aprile dati macro fantastici, maggio dati macro fantastici, cioè vediamo, domani ci sono i retail sales, magari i retail sales fanno schifo, ma Powell lo sa già, cioè i dati che escono domani Powell li ha già oggi, quindi vabbè. Detto questo è un po' tutto. Farò un video nei prossimi giorni in generale su altre cose, perché della Fed ne ho parlato nell'ultimo video, è andato esattamente come avevo previsto nell'ultimo video, questa call è andata benissimo. Sì, venerdì ci sono le opzioni, è vero, venerdì c'è il fine del trimestre, quindi abbastanza importanti le opzioni, quindi può succedere di tutto. Però niente, è una cosa positiva, cioè non c'è pessimismo in queste parole, non c'è falco, non c'è nulla, e basta. Questo è tutto. Grazie per aver seguito, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto finora, o iscrivetevi al mio Discord se non l'avete fatto finora,
E boh, niente, guardate altri link sotto in descrizione, c'è roba interessante, tipo dei broker per investire, se non l'avete fatto, ma se uno ascolta la live di Powell sicuro ha già dei broker, quindi magari non mi interessano particolarmente, però ci sono e vi danno anche dei bei bonus, tipo azioni gratis o report fiscale incluso, bla bla. Il link di Maxem è sotto in descrizione disponibile o vabbè, altri. Detto questo, ci vediamo banalmente a un prossimo video. E buona serata a tutti, grazie di avermi seguito. Ciao!